Mentre la presunta nuova relazione di Barbactas rimbomba ovunque, Yamur Yux l'ha spiazzato tutti con una confessione d'amore che nessuno si aspettava, è molto nuova. Benvenuti sul mio canale YouTube, Segreti Turchi. Prima di iniziare, iscrivetevi e sostenetemi, il vostro supporto tiene vivo questo spazio dove i retroscena non dormono mai. Oggi il mondo del gossip brucia. Perché proprio mentre si parla di Bare e di un nuovo inizio, Yamur compie la mossa attesa da settimane. Quella dichiarazione di rientro da Londra, quelle parole, è molto nuova, lanciate con calma apparente, come un sasso in uno stagno fermo. Coincidenza? O un tempismo studiato, destinato a far discutere chiunque? E qui, accanto ai loro nomi, entrano in scena Onur Guvenatam, OGM Pictures, la serie appena conclusa Serpent e i commenti che spaccano i social a metà. Che cosa ha voluto dire davvero Yamur? Perché dal team di Bar arriva solo silenzio? E cosa ribolle davvero dietro le quinte? Tutto, dalle indiscrezioni alle voci di corridoio, fino ai messaggi nascosti nelle parole, è in questo video. Ed ecco il cuore della storia che mi avete chiesto. La risposta di Yamur Yux alla nuova relazione attribuita a Barbactas. Una frase sipario, è molto nuova. Com'è cominciata questa novità? E cosa si mormora davvero nei corridoi di produzione e tra gli addetti ai lavori? Le rubriche di gossip, da giorni, erano intrise di rumor su un legame che avrebbe coinvolto Bar, con un nome che spuntava sempre più spesso, la fenomena dei social Selin Yakulu. Le foto rubate, i like incrociati, le storie con allusioni, abbastanza per infiammare l'immaginazione. E tutti a chiedersi quando, come, dove. Ma la risposta che tutti attendevano, paradossalmente, non doveva arrivare dal diretto interessato. Gli sguardi si sono girati su Yamur, rimasta in silenzio per un po', come se stesse misurando il tempo e il peso delle parole. E poi, al suo ritorno da Londra, la svolta, microfoni puntati, telecamere accese, tinta di labbra neutra ma voce nitida. Niente giri di parole. Niente battute pronte a sviare. Un modo di dichiarare che era in realtà un manifesto. Il momento, catturato all'aeroporto di Istanbul, ha fatto il giro dei social in pochi minuti. Chi la conosce lo sa. Yamur tiene il privato al riparo, sceglie ed osa, vive mai d'impulso davanti alle telecamere. Ma stavolta è stato diverso. Prima una frase che sembrava voler prendere tempo, in realtà non c'è ancora nulla di cui parlare. Aspettiamo, quando sarà il momento lo capirete. Sembrava il classico invito alla pazienza. E invece, incalzata dalle domande, ecco il sorpasso, è molto nuova. È una situazione molto nuova. Dovrei non conoscere nessuno? Tutti potrebbero aspettare prima di giudicare. Io dico che è destino. Queste cose sono destino. 3 stazioni, una dopo l'altra, è molto nuova, non giudicate, è destino. Un trittico che ha spostato il peso della storia da pettegolezzo a dichiarazione d'intenti. Non solo un'affermazione d'amore, ma un messaggio rivolto a un pubblico che spesso crede di sapere tutto. La mia vita, la mia decisione. E quel destino, ripetuto, ha suonato come un verbo carico di promesse e di spine. Perché il nome di Onur Guvenatam è entrato a gamba tesa nella conversazione? Non perché sia solo un produttore, onore e potere. Con OGM Pictures, da anni, nuove storie e carriere. Ma c'è un dettaglio che ha acceso il fuoco: Onur era anche il produttore di Serpent, la serie di Barbactas terminata di recente, salutata da ascolti solidi e da un seguito rumoroso. Coincidenza? O semplice esito di una rete di relazioni professionali dove tutti prima o poi si incrociano? Le indiscrezioni raccontano che i percorsi di Yamur e Onur si siano sfiorati a lungo, eventi condivisi, trasferte all'estero, la stessa Londra che torna come un refrain, come se quella città fosse più di un luogo su una cartina. Qualcuno, dietro i microfoni spenti, sussurra che questa non sia stata una scintilla improvvisa ma un fuoco lento, alimentato da progetti, stime, convergenze. Niente di scandaloso, forse.
ma abbastanza per cambiare la lettura di ogni gesto, di ogni sorriso, di ogni buona serata al termine di una premiere. Dall'altro lato, la linea scelta da Bar è stata una sola, il silenzio. O meglio, un silenzio che fa rumore. Il suo nome associato a Céline Iacolo ha occupato i titoli dei siti per giorni, ma non è arrivata una conferma netta né una smentita esplicita. Tutto in sospeso, come se ci fosse una strategia di attesa controllata. Una valutazione accurata del momento giusto per dire o per non dire. Ed è proprio in questa sospensione che il colpo di scena di Yamur ha trovato la sua curva perfetta. La tempistica ha fatto alzare più di un sopracciglio, proprio quando i mormorii su Bar e Céline cominciavano ad addensarsi. Ecco, è molto nuova di Yamur. Per molti, la parola d'ordine è stata oripicca. Per altri, il contrario. Una donna che sceglie di nominare la propria vita prima che la vita venga nominata da altri. I social sono esplosi. In poche ore, Instagram e TikTok sono diventati un ring di opinioni, stitch, duetti, screen condivisi e titoli urlati. Yamur Yuxel ha risposto a Bar e Céline per ripicca. Hanno scritto in migliaia. C'è chi ha trovato questa lettura convincente. Il tempo non è casuale, il richiamo a Londra è una freccia precisa. Le frasi sono chiarissime. Dall'altra parte, sono arrivati commenti in difesa, ognuno ha il diritto di ricominciare. Le ferite passate devono lasciare spazio a respiri nuovi, quella di Yamur è una difesa dal giudizio. Due campi che si fronteggiano. Ma i toni di Yamur, a riascoltarli, non sono stati né accusatori né sfidanti. Una richiesta di sospensione del giudizio, quasi un invito a spostare lo sguardo dalla curiosità al rispetto. Eppure, più la voce è calma, più le parole scavano. Perché ogni sillaba detta davanti ai microfoni è un frammento che i social ricompongono a modo loro. Non dovrei conoscere qualcuno, è diventata la frase chiave. Una domanda semplice, quasi domestica, che però ha il sapore di un confine tracciato. Chi segue il gossip sa bene quanto spesso le attrici vengano misurate sul righello dei legami, come se l'amore fosse un curriculum e la felicità un dovere da esibire o da negare. Con quella domanda, Yamur ha sollevato una diga: non devo stare sola per compiacere l'idea che avete di me. Il passato non stabilisce il mio futuro. Incontrare qualcuno non è un reato. Un discorso maturo, quasi pedagogico, che risuona più forte proprio perché è privo di grida. Chiedere di non giudicare non significa pretendere sconti, ma reclamare la dignità del tempo, del dubbio, dell'inizio. Intanto, i corridoi dell'industria si interrogano su un altro punto. Se davvero ci fosse un legame tra Onur Guvenatam e Yamur Yuxel, che effetti avrebbe sugli equilibri del settore? OGM Pictures è un colosso, e Yamur da tempo viene associata a progetti con respiro internazionale, contatti all'estero, strade che sconfinano oltre i confini turchi. Le voci si rincorrono, un ruolo di punta in una nuova serie OGM, una coproduzione con partner stranieri, un set in arrivo che passa proprio da Londra, come un indizio che torna puntuale. Nulla di confermato, come è ovvio. Ma la cronaca del cuore e quella del lavoro, nel nostro mondo, camminano spesso a braccetto. Ed è per questo che gli addetti ai lavori prendono appunti, fanno domande, cercano di distinguere i fatti dal desiderio di vederli accadere. E allora, la domanda più scomoda di tutte, il capitolo Barbactas di Yamur Yuxel è davvero chiuso? Per alcuni fan, loro due sono stati, o sono ancora, un simbolo, due nomi capaci di generare attese, sogni, leggenda. Eppure, le strade sembrano guardare altrove. Bar si muove tra nuovi progetti e un possibile nuovo legame. Yamur sceglie di mettere una parola chiara su un inizio, è molto nuova, come a indicare un quaderno dalla prima pagina ancora intonsa. Commentatori navigati lo dicono apertamente: per stare in piedi bisogna chiudere ciò che trattiene. E non si tratta di dimenticare, ma di non farsi ombra a vicenda. Un equilibrio fragile, lo sappiamo, tra ciò che si è stati insieme e ciò che si prova a diventare separati. È ripicca o è la trama naturale della vita? Non c'è una risposta certezza. C'è, però, un dato che pesa: con quella dichiarazione, Yamur ha preso il timone della propria storia.
Ha scelto di non lasciare la narrazione ai sussurri, agli editori di rumor, alle assumptions. Non sempre tacere protegge, a volte amplifica. E in questa vicenda la parola, nuda e breve, ha tagliato più del silenzio. Che la si chiami ripicca o coincidenza, questa storia occuperà a lungo i tavoli del gossip. Perché mette in fila tutto ciò che incuriosisce. Sentimenti nuovi, passati ingombranti, potere, lavoro, città specchio come Londra, serie appena chiuse e possibili nuove stagioni per il cuore e per lo schermo. Nel frattempo, c'è una cornice che non va ignorata, Serpent è finita da poco, e ogni fine libera energie. Ci sono contratti che si rinnovano o si sciolgono, squadre che si ridisegnano, spazi che si aprono. Il nome di Barr resta forte, in equilibrio tra immagine pubblica e riservatezza. Il suo team, zitto e attento, osserva e prende nota. Qualcuno parla di una strategia ben oliata, lasciare che i titoli si sgonfino da soli, puntare sulla qualità dei progetti, non alimentare il frastuono. Altri sussurrano che un chiarimento arriverà, ma solo quando farà bene arrivare. È una danza lenta, misurata. E, in mezzo, l'eco di quelli è molto nuova e che intanto ha già cambiato il ritmo. Sul fronte social, le parole continuano a viaggiare. C'è chi ricostruisce la mappa dei voli su Londra, chi rilegge ogni foto di backstage, chi si convince che gli sguardi dicano più dei comunicati. Il pubblico, che spesso sa leggere tra le righe, oggi chiede solo una cosa, coerenza. E forse, a suo modo, l'ha già avuta. Perché una frase come "io dico che è destino". Queste cose sono destino e non la pronunci senza averla provata sulla pelle. Il destino, nella bocca di Yamur, non è un alibi, è una responsabilità. Un modo per dire che la scelta non la fa il caso, ma il coraggio di chiamarlo per nome. Resta un'ultima immagine, l'arrivo all'aeroporto, le luci troppo bianche dei neon, i troli che scorrono, i flash che scattano, e una giovane donna che non arretra. Non è una sfida, è una resa dei conti con se stessa. Nel momento più rumoroso, ha scelto il tono più sobrio. E proprio per questo la sua voce si è sentita lontano. In fondo, che cosa chiedono davvero Barr e Yamur, al di là dei ruoli che gli cuciamo addosso? Forse di poter vivere il tempo che serve, di poter sbagliare, di poter ricominciare senza essere inchiodati alla memoria collettiva. E il pubblico, se vuole bene, saprà aspettare. Ora tocca a voi. È stata una coincidenza o una mossa studiata in risposta ai rumor su Barr e Selin Yakulu? La vicinanza a Onur Guvenatam e a OGM Pictures è un indizio o un rumore di fondo? E quegli è molto nuova. È un titolo o l'inizio vero di una storia che merita silenzio, non clamore? Scrivetemi nei commenti che cosa pensate. Mettete like, iscrivetevi a Segreti Turchi e attivate le notifiche, perché, lo sapete, qui i retroscena non finiscono mai. Ci vediamo nel prossimo video, con altre scintille dal dietro le quinte. Buon anno e, soprattutto, buon destino a chiunque stia scegliendo di ricominciare. Io dico che è destino. Queste cose sono destino.